C'era una volta un ragazzo che doveva raccontare una storia. Era la storia di come si racconta una storia. Questa persona non era né uno scrittore famoso né un regista conosciuto, però sapeva che il nemico di un racconto è la soglia dell'attenzione. Come fare a spiegare il potere di una storia mantenendo l'interesse? C'era poco tempo per trovare una soluzione perché nel frattempo qualche spettatore già iniziava a spazientirsi. Qualcuno mollava, qualcuno commentava "idiota", peggio ancora qualcuno rimaneva indifferente. E così, in modo pulsante, l'insicurezza si faceva sentire. Mi fermo, pensava. Che senso ha quello che sto dicendo? Non sto andando da nessuna parte. No, non mollare. Serviva una svolta, veloce. Gatti! No, basta con i gatti. Effetti sonori. Dai, non scendiamo di livello, su. Non lo so. Come si fa a creare un momento particolare in una storia se il racconto stesso riguarda il come raccontare una storia? Serviva un effetto sorpresa, che catturasse il pubblico, che lo mantenesse incollato, o ancora meglio che lo rendesse partecipe. Ed ecco l'illuminazione, giusto? Perché no? Tutto questo stava già accadendo, bastava renderlo noto agli spettatori, la magia era già in atto, perché il corpo umano è davvero potente. Esattamente in questo momento il ragazzo e il suo pubblico stavano vivendo un momento molto particolare a livello cerebrale. Le stesse aree del cervello erano attive per entrambi. A distanza di spazio e di tempo, la mente del ragazzo e del pubblico in ascolto era attiva allo stesso identico modo. O quasi, perché chi stava ascoltando queste parole aveva anche un'altra area attiva nel proprio cervello, quella dell'anticipazione. Qualcosa spinge te, che ascolti, a cercare di anticipare subconsciamente quello che il ragazzo sta dicendo. Non lo sai, ma ti accade. È incredibile. Ma anche anticipando, nessuno avrebbe mai immaginato quello che è accaduto e che sta accadendo ora chimicamente nel proprio corpo, perché non è ancora nel sapere comune. Ma il corpo non attende che lo comprendiamo e si comporta. E così, il racconto fin qua spiegato diventa parole di un incantesimo. Con ogni parola, questo ragazzo che racconta sta attivando la produzione di sostanze chimiche nel tuo corpo, senza che né tu né lui ne siate a conoscenza. Un cambiamento chimico e fisico della mente e del corpo, attivato da una sorta di telepatia ad estrema distanza. Ma com'è possibile? Ed è così che ci avviciniamo alla risoluzione del racconto. Il momento in cui si svela la magia, si aprono le tende del dietro le quinte, si torna indietro nel tempo e si scopre la sottile trama che lega gli eventi tra loro, perché in verità tutto è già accaduto. L'inizio. Il tuo corpo ha messo in circolo dopamina. L'azione semplice di raccontare una storia, qualunque storia, stimola il sistema limbico a produrre questa sostanza, che è molto particolare. Perché quando ne produci, lei stessa ti induce a produrne ancora. E vuoi saperne di più, e hai fretta. È anche per questo che tenti di anticipare quello che ti viene raccontato. Ne vuoi ancora. Ma all'inizio di questo racconto descrive un semplice ragazzo che vuole raccontare, e che non è nessuno, e fa fatica. Ossitocina. Il protagonista come personaggio semplice ci stimola ad identificarci con lui, a creare bond, a relazionarci. Ci riconosciamo nelle difficoltà e sentiamo di capire cosa prova. L'ossitocina è quella sostanza chimica che crea legame affettivo. Dagli occhioni di un cane quando ti guarda a quella cotta che hai per quel tipo o quella tipa. Molto, molto potente. Ma il nostro personaggio cade presto in una situazione di stress, presto perché è una storia breve. E dal momento che abbiamo un legame con lui scendiamo a braccetto in uno stress mentale simile. Suono di trombe per l'ormone più utilizzato al mondo ad oggi. Benvenuto, cortisolo. È appunto l'ormone dello stress, che però non esiste solo per renderci la vita difficile. Come ogni cosa, il corpo la produce per un motivo specifico, ovvero aumentare la soglia della tensione. Quando qualcosa non va o ci troviamo in una situazione difficile da cui vogliamo uscire, il cortisolo aiuta ad affinare i sensi e a concentrarci. Per uno scrittore questo è uno dei momenti più importanti, in cui si cattura il pubblico, per poi accompagnarlo verso una risalita. Questa risalita spesso inizia quando il racconto prende una direzione risolutiva, come una svolta o un cliffhanger, e alla dopamina piace, ma anche ad una sua amica, l'endorfina. Sì, quella dell'eccitazione, quella del momento d'estasi, quella di quando canti, di quando danzi e quando fai del buon sesso. E mentre voliamo spediti verso il climax, sentiamo di ricevere un riconoscimento dopo lo stress, una risoluzione dopo il disequilibrio. Tutto sembra tornare. Il cortisolo diminuisce, la nostra mente sente di aver fatto un bel giro in giostra ed è quasi totalmente appagata. Quasi perché la dopamina ne vuole ancora. Quella non si basta mai, ma fortunatamente si stanca in fretta e si esaurisce in poco tempo. Lo storytelling ha questa struttura da oltre 2000 anni. Aristotele riconosceva questo scheletro narrativo e lo arricchiva con i concetti come ethos, logos e pathos. Ma negli anni lo storytelling è andato perfezionandosi e viene usato ovunque, dal cinema, all'arte,
alla politica. E c'è chi ha imparato a sfruttarla in modo diabolico. Con l'avvento della pubblicità, delle serie televisive e del flow continuum, quello dove devo tentare di tenerti incastrato nello schermo anche dopo che la storia si è risolta, alcune storie creano letteralmente una voragine chimica proprio alla fine, quando si stava di nuovo bene, in modo da riattivare tutte quelle belle sostanze in un sol colpo. È una cosa davvero bastarda. È quel momento della storia, quello in cui... No, cortisolo, no, ancora tu!